tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è una giornata uggiosa, a tratti piove, poi smette e si sono un po' abbassate le temperature, ma ogni tanto non mi dispiacciono delle giornate così. A voi che effetto fa la pioggia? Sono uscita a fare un giro e ho comprato delle mele. Cerco di acquistare le mele più brutte e imperfette che ci siano, perché come disse la dottoressa Di Fazio nel libro Il cibo che cura e il cibo che ammala, le mele perfette, tanto da sembrare uscite da un trattamento con Photoshop, nascondono spesso mesi e mesi di frigorifero. Altre invece bruttissime saranno sane e nutrienti. Vi consiglio di leggere il suo libro, sconvolgerà il vostro modo di pensare e dà tantissimi suggerimenti su come alimentarsi in modo sano. Nelle giornate di pioggia amo cucinare, in particolare amo preparare dei dolci o prodotti per la colazione. Vista sia la giornata e vista la necessità di preparare qualcosa per la colazione, mi sono dedicata alla preparazione di due ottime idee per la colazione o per la merenda. Buonissime e sane, a discapito di quelle che troviamo confezionate al supermercato, ricche di conservanti e chissà quanti altri ingredienti di scarsa qualità. Preparo per prima cosa dei biscotti di grano saraceno, che sono velocissimi da fare. Non siate scettici, sono buonissimi, ve lo assicuro, ottimi sia per la colazione che per la merenda, e i vostri bambini ne andranno matti. Inizio col mettere in una ciotola 240 g di grano saraceno, 60 g di farina di tipo 2, però anche la 00 o integrale andrà benissimo, un cucchiaino di lievito in polvere per dolci, e mischio bene. Aggiungo una bustina di vanillina. Prendiamo un uovo. Prima di versare l'uovo nell'impasto è mia abitudine controllare prima in un piatto se è in buone condizioni. Può capitare a volte che un uovo non sia buono anche se non ha raggiunto la data di scadenza. Poi tolgo i filamenti bianchi perché a me fanno senso. Quanti come me? Fatemi sapere nei commenti. A questo punto prendo il frullatore ad immersione. Voi potete prendere il frullatore che avete in casa o potete procedere anche a mano. Verso l'uovo. Cento g di miele. 90 g di olio di semi di girasole. Un pizzico di sale e frullo bene tutto. Ora verso il composto liquido in quello asciutto e mescolo bene. Se a voi piacciono, potete aggiungere delle gocce di cioccolato.
Ora mettete l'impasto in frigo per 15 minuti ricoperto con della pellicola. Nei 15 minuti che serviranno a far riposare l'impasto, preparo uno squisito pan bauletto e semi vari, ottimo anche questo per la colazione e la merenda. Versiamo in una ciotola 200 g di acqua, 50 g di latte vegetale o quello che avete in casa, 2 cucchiaini di zucchero. Intiepidisco tutto al microonde, mi raccomando tiepido, non caldo, altrimenti il lievito si rovinerà. Una volta intiepidito, verso all'interno mezza bustina di lievito e mescolo bene. A questo punto verso all'interno 500 g di farina multicereali. (50 g di olio di semi di girasole o di mais). 2 cucchiaini di sale ed inizio ad impastare bene finché il panetto non sarà bello compatto. Ungo una teglia per plum cake con dell'olio e metto all'interno l'impasto. Lascio lievitare per circa 2 ore o fino a quando non sarà raddoppiato di volume. Torniamo ora ai biscotti. Prendo 2 teglie e le ricopro di carta forno. Prendo l'impasto e faccio delle piccole palline di dimensioni simili. Prendo una frusta per dolci e con la punta schiaccio i biscotti dando una forma di stella. Nella seconda teglia ho schiacciato le palline dando la forma di biscotto classico. Alcuni biscotti li ho ricoperti con dello zucchero di canna.
In altri ho aggiunto delle gocce di cioccolato. In forno statico preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. Ed ecco sfornati. Guardate che belli! Non vi resta che assaggiarli. Passiamo ora al pan bauletto che avrà ultimato la lievitazione. È ora pronto quindi per essere infornato in forno statico preriscaldato a 190 gradi per circa 30 minuti. Ed ecco il nostro pan bauletto pronto per essere gustato. Spero che questo video vi sia piaciuto, se sì mettete un like. Vi auguro una dolce casa a tutti e di riscoprire la piacevole atmosfera delle giornate piovose.